Allora, il video di oggi è un breve recap della giornata. Sono appena arrivato nel mio piccolo studio qua a casa. Perché stamattina in negozio, nel negozio in cui lavoro, è venuto il mio caro amico Christian Chicco Capiozzo, figlio del mitico batterista Giulio, con delle sue bellissime batterie, e mi ha detto che domani, quindi deve andare in studio con Mario Biondi a registrare dei brani. Kiko è attualmente in tour con Mario e lo sarà anche, diciamo, nei prossimi mesi. Quindi abbiamo fatto un po' un refresh di pelli e anche una bella accordata, insomma, gli ho dato una mano a scegliere un po' i suoni, abbiamo sentito qualcosa, diciamo, di quello che dovrebbe essere. Non ho video, a parte qualche story che adesso vi farò vedere mentre parlo, fatte sul mio Instagram, anzi se non mi seguite mi trovate sempre come Your Drum Sound anche su Instagram, storie e post vari. La prima batteria è stata una Sonor Ascent perché a Kiko serviva un suono moderno, normalmente lui è più sul vintage. Vabbè, chi, diciamo non lo è, se siete un po' appassionati, è una cosa molto molto bella. Ma aveva una Sonor Ascent per i suoni moderni, quindi abbiamo cambiato le pelli, ho messo delle Emperor sabbiate sopra, così da avere un po' più di attacco, un po' più di corpo, ma rimanere sempre con diciamo un suono un pochettino più caldo, avendo la sabbiatura sopra. E su questa Sonor 10, 12, 14, 22 sulla cassa è stata messa una Power Stroke 3 trasparente, classica, e lì, visto che dovevamo stare su una accoratura moderna, però abbastanza corposa, insomma, poi dopo vi dirò, insomma, anche perché ci sono diversi kit molto molto interessanti. Però su questa batteria, sul 10, per esempio, era un La diesis, sul 12 un Fa e sul 16 un La diesis nell'ottava sotto, quindi è venuta fuori una cosa del genere. Quindi è armonica, come spesso dico nel mio corso d'accordatura e gestione del suono che è in vendita sul mio sito. È stato veramente molto molto facile. Come sempre uso un accordatore che è il TuneBot, che magari qualcuno di voi conoscerà, per arrivare direttamente a questa scalatura. Sotto ho fatto un intervallo di un tono e vediamo che succede, insomma, speriamo vada bene. Non essendo io direttamente in studio a seguire Kiko, non c'è la possibilità, quindi abbiamo fatto questa curatura e poi dopo da lì, una volta arrivati in studio, si vedrà bene, soprattutto con i fonici, con i produttori, che cosa, se va bene, se va tirata su, giù, insomma, lì poi dopo si vede sul caso. Quindi dal 10 al 12 c'è un intervallo di quarta giusta, 2 toni e mezzo, e fra il 12 e il 14 c'è un intervallo di quinta, basta, sono in pratica 3 toni e mezzo. Perché il 14 rimane un pochettino più basso, non avendo il 16, ed è perfettamente intonata, ve lo faccio risentire. 10, 12, 14. Quindi questo è quello che è stato sulla Sonor. Poi Kiko ha portato anche una bellissima Ludwig pre-serial, quindi costruita fra la 60 e il 63, 12-14. Non c'era la cassa, però lì abbiamo optato per delle classiche Ambassador sabbiate ed è uguale a questa, spero riusciate a vederla. Questa fra l'altro è dello stesso periodo, costruita poco dopo, visto che è al serial, quindi sarà al massimo primi 64. Vabbè, questa era per avere dei suoni magari un pochettino più tendenti al jazz, ma anche qua abbiamo optato per una coloratura leggermente più bassa. Qui sono andato mezzo tono sopra, quindi era 12-14, sempre una quinta fra il tom e il timpano, diciamo che ci dà questo senso di chiusura, come spiego sempre nel corso, e con dell'ambassador sabbiata, che qui speriamo vada bene, insomma. Ho fatto in pratica moderno, suono più attacco, un pochettino più, con più punch, e di qua c'è su questa Ludwig un suono un pochettino più tradizionale, il classico thump Ludwig, però senza andare magari troppo sul jazz e rimanendo comunque sia su una cosa abbastanza calda. Poi c'era questa bellissima cassa da 24x14 che era di Giulio Capiozzo ed era ferma da più di 20 anni, quindi avevo messo due pelli nuove, Chico l'ha ripulita bene e quando l'abbiamo provata lì erano in pratica cazzotti sullo stomaco, schiaffi in faccia perché aveva un punch e un basso veramente della Madonna, per dirlo fra noi, ed è uguale a questa qua rossa. Su è gialla proprio come tributo a Tony Williams, il quale Giulio era molto amico al tempo.
ed l'aveva fatto diventare gialla perché era amico e fan di Tony Williams. Poi c'era, vabbè, un bellissimo rullante Supra del fine anni 70, dalla serie ho visto che era tipo un 79-80, 6,5x14, lì ho optato per una cordatura abbastanza bassa, circa sui 2,50 sulla battente. Oddio, adesso dovrebbe essere oltre di qua, sì, è all'incirca su un Do, insomma, sulla battente. E sulla risonante una cordatura credo sui 3,70, non troppo alta perché comunque sì, non serve molto punch, non serve avere molta botta, ecco, quindi queste qui sono circa le tonalità che ho scelto per questo rullante. E poi dopo avevamo sempre il sonor della batteria, l'Ascent, dove lì siamo andati su una cordatura molto molto alta, c'erano dei pezzi dove ci voleva questo suono, era campionato, quindi dovevamo andare a ricreare questo suono molto 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 acuto. Ci saranno sicuramente altri rullanti che Kiko si porterà, come anche i tom della Gretsch che non avevamo. Lì però insomma è stato imbastito diciamo, un suono che poi andrà probabilmente anche modificato, però insomma si parte da una buona base. Questa è una cosa che posso fare con tante persone, insomma, e l'ho già fatto diverse volte, adesso questa sera ho deciso di parlarne, anche d'accordo con Chicco. Se avete bisogno di qualsiasi cosa, portate le batterie, le sistemiamo, dite quello che serve, sentiamo i pezzi insieme. E così quando si arriva in studio c'è una buona base di partenza, insomma non si parte proprio da zero, anche perché come ben sapete se siete stati in studio il tempo è denaro lì, quindi se si arriva già con una buona base poi dopo si può andare più su più giù, però la batteria è già bilanciata e ci sono già dei suoni diciamo prefatti, se si può dire come parola. Anche per oggi è tutto, quindi buon lavoro Chicco, fammi sapere come va e noi ci aggiorniamo. A presto, ciao!